Bene, ci siamo spostati in questa zona, che è la zona del quarto caldo di San Felice Circeo, zona all'interno del parco. E molte volte quando noi pensiamo alla fotografia di paesaggio siamo subito portati a guardare l'orizzonte, il cielo, il mare, il paesaggio che ci circonda. E per quasi tutti quello è il paesaggio, ma quelle sono componenti del paesaggio, sono aspetti, elementi del paesaggio. In realtà, almeno a mio modo di vedere, il paesaggio noi lo possiamo fotografare anche guardando, per esempio qui, guardando in basso, guardando tra queste rocce, guardando, cercando nelle pozze di marea, cercando le trame, cercando le texture, cercando dei disegni particolari, interpretando in maniera particolare il paesaggio. E quindi quello che io consiglio quando andiamo quando ci troviamo in una situazione come questa, prendiamo la macchina fotografica e guardiamoci un attimo intorno, posiamo tutta l'altra attrezzatura e scattiamo qualche foto di prova, guardiamoci intorno, cerchiamo di notare una trama, cerchiamo di notare un riflesso, cerchiamo di notare un disegno particolare, cerchiamo in sostanza di dare un'interpretazione più personale del paesaggio. È quello che io sto facendo, sto cercando di fare in questo momento, per esempio cercando di fotografare. Mi sono accorto che la schiuma del mare praticamente ristagna in questa piccola pozza e crea degli effetti praticamente con tutte le bolle sulla superficie, crea degli effetti molto, molto carini. Voglio vedere se riesco a fare qualche fotografia di questo genere, e voglio vedere soprattutto che cosa riesco ad ottenere. Naturalmente la messa a fuoco è una messa a fuoco manuale, qui sto agendo essenzialmente in manuale. Il tempo dovrebbe essere un tempo medio-alto, quindi sono intorno a in questo momento sto scattando a un 125esimo di secondo. Il diaframma invece potrebbe essere anche abbastanza aperto, perché ciò che io sto cercando di fotografare in realtà è su un piano, quindi non ho bisogno di molta profondità di campo, per cui cercherò di fare qualche foto a questa piccola pozza, cercando di mettere in contrasto il bianco di questa diciamo della schiuma con invece il disegno del fondo di questa pozza. Devo solo aspettare che mi si crei una situazione abbastanza diffusa di questa schiuma. Vediamo un po', scattiamo qualche fotografia. Sì, effettivamente mi intriga, la situazione mi intriga, anche se mi sono accorto che forse devo spostare un po' l'inquadratura perché prendo un po' di roccia, devo spostare un po' l'inquadratura e devo cercare un momento in cui la schiuma è più presente in realtà, come per esempio adesso. Ho ancora poca schiuma nella mia fotografia, poche bolle sostanzialmente. Ecco, adesso invece ne approfitto perché sì, credo che queste siano buone foto, perché tra le altre cose vedo che nel lato destro dell'immagine ci sono degli organismi rossastri, o sono dei riflessi. No, sono degli organismi rossastri che sono effettivamente molto belli, anzi sono talmente belli che cercherò di spostarla l'inquadratura verso di loro proprio. Verso di loro.
Esattamente così, esattamente così. Questa è quella che io definisco una fotografia complessa. Qui ci sono più disegni, c'è il disegno del fondo, ci sono queste bolle, ci sono gli organismi che stanno lì sulla sinistra, e sono diverse trame, cioè trame diverse, disegni diversi, texture diverse, e farle stare tutte insieme e metterle in relazione tra di loro, creare un bilanciamento tra queste forme e questi colori diversi, è quello che si definisce una fotografia complessa, una fotografia piuttosto complicata. Scattiamo ancora qualche fotografia e vediamo cosa ne viene fuori. L'effetto è simile a quello delle nuvole, cioè ogni onda crea un disegno diverso, al pari delle nuvole che praticamente danno gli stessi risultati. Ecco, forse adesso si creerà parecchia di questa schiuma. Mi sono accorto che c'è una pozza che rimane invasa da questa schiuma, voglio vedere di fotografare anche quella. Questo disegno mi piace. Proviamo anche qua. Forse sono un po' troppo decentrato per questa foto. Ok, direi che con questo tipo di situazione potremmo anche finirla qui. Bene, allora eccoci qui in un'altra situazione che ho scovato in questa bella scogliera così ricca di spunti. Qui se le onde me lo permetteranno, c'è una pozza, ecco, ci sono alcune pozze che hanno una serie di alghe, una serie di concrezioni che formano dei disegni interessanti su cui vanno a scorrere dei riflessi, e mi sembra una situazione interessante. Anche questa è una fotografia complessa, perché come vedete, a parte l'acqua che disturba, ma come vedete ci sono più disegni, più trame, ci sono più alghe, quelle più scure, quelle più chiare, c'è il disegno del fondo, ci sono delle concrezioni qui in questo lato, quindi non è una fotografia apparentemente
semplice, è quella che come ho detto prima si definisce una fotografia complessa, anche perché, ripeto, sono in una condizione tale, sono proprio al limite dell'acqua, ogni tanto questa onda lunga arriva e mi copre. Voglio fare un test prima di tutto, vediamo un po'. Dunque vediamo un pochino. Ecco, non ho bisogno di un diaframma molto aperto, perché, cioè molto chiuso voglio dire, scusatemi, basterà un diaframma 11 perché sto fotografando su un piano come al solito e quindi non ci sarà bisogno diciamo di molta profondità di campo. Ecco, c'è l'autoscatto a 2 secondi, vediamo un po' che succede. Ecco, sì, c'è la fotografia, mi sembra abbastanza interessante. Sarà il caso di prendere il cavalletto e di fare sul serio. Ecco qua, vediamo così. L'esposizione è un 160esimo e 9. Non male, non male. Vediamo un po' di stringere un po' il campo, modificare, anzi allargare un po' il campo leggermente e quadrare l'immagine. Questa non è, ripeto, una fotografia semplice. E mi sembra anche tutto sommato abbastanza buona. Proviamo a cambiare inquadratura, stando attenti a non includere naturalmente nell'inquadratura il piede del cavalletto. Ecco, diciamo così. Sì, diciamo che questa situazione ci sarebbe da fotografare l'altra pozza, perché vedo dei bei colori sull'altra pozza, ma quella è ancora più giù, ho paura che arriverà troppa acqua. Direi che con questa situazione tutto sommato possiamo anche, vediamo un pochino se magari riusciamo a fare un dettaglio di questa. Qui c'è il cavalletto in mezzo, però no, in questa maniera non siamo operativi. Va bene, ci spostiamo da questa zona e ci rechiamo in un'altra zona in cui un pochino più avanti ho visto che ci sono delle pozze con delle fotografie che forse sono più semplici, perché non hanno questa complessità di trame, di texture, di disegno praticamente da mettere insieme. Ecco, adesso per esempio si è creata una situazione di assenza d'acqua e quindi è senz'altro più gradevole la cosa. È arrivata l'acqua proprio nel momento in cui scattavo.
Aspetterò un attimo che defluisca quest'acqua finché si ricrea la situazione di prima e scatterò una foto, ecco, più o meno. Questa è molto bella, quando c'è il riflesso dell'acqua è molto bella. Scatto qualche altra fotografia. Bene, direi che con questa possiamo anche aver finito.